Il fattore Lorenz è la nuova arma esotica del pass battaglia di questa season e nel video di oggi vi dirò tutto ciò che c'è da sapere su quest'arma. Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovissimo video. Io sono Eporion e questo è il mio video di recensione sull'arma fattore Lorenz, che per il resto del video chiameremo semplicemente Lorenz. Ora, prima di parlare di quest'arma però volevo farvi sapere che ho anche altri due canali, Apple Live dove parlo di religione e Epsilon dove parlo del mio gioco di carte collezionabili, che a proposito è anche lo sponsor del video di oggi. Vi interessano i giochi di carte collezionabili? Se sì, prendetevi subito i primi due mazzi e giocate con i vostri amici o parenti. Epsilon è un gioco bellissimo e quando non faccio video ci gioco quasi sempre. Troverete il link di entrambi i canali e delle mie carte giù in descrizione. Comunque sia, ora torniamo al video. Allora, cosa c'è da sapere su Lorenz? Beh, innanzitutto si tratta di un fucile a fusione lineare, che usa munizioni speciali e appartiene all'elemento vuoto. Il suo perk speciale fa sì che i colpi di grazia alla testa creano un vortice che risucchia tutti i nemici nelle vicinanze per farli poi esplodere. Inutile dire che anche solo questa abilità da sola dà un enorme valore a quest'arma, perché non solo è forte contro i nemici singoli, come tutti gli altri fucili a fusione lineare, ma permette anche a quest'arma di fare piazza pulita, eliminando tutti i nemici piccoli e fastidiosi che ci sono in giro. Ecco una dimostrazione di questa abilità in atto. Oltre a questo, Lorenz ha anche altre abilità. Ogni tanto noterete che alcuni bersagli vengono evidenziati e diventano rossi. Questo fa parte dell'abilità di Lorenz. Avviene casualmente e avviene persino quando state usando una delle altre due armi che avete nel loadout. Se poi eliminerete quel nemico, dropperà una sequenza telemerica, ossia l'oggetto che vedete qui. Importante, dovete essere voi a eliminare quel nemico e non la vostra squadra. Raccogliere queste sequenze caricherà leggermente le vostre abilità e dopo averne raccolte 3 aumenterà perfino i danni di Lorenz per 30 secondi. In poche parole quindi, quest'arma fa molti danni perché è un fucile a fusione lineare, fa danni ad area e elimina più di un nemico alla volta, vi dà le wallhack e vi aumenta perfino i danni. Pensate che la storia finisca qui? Beh, sbagliato, quest'arma ha anche un catalizzatore, ragione per la quale non ho ancora fatto un video recensione su quest'arma, poiché volevo mostrarvi cosa sa fare. Vi ricordate del vortice del quale vi avevo parlato prima? Quello che risucchia e elimina tutti i nemici nell'area. In poche parole, con il catalizzatore, quando avrete raccolto le 3 sequenze telemeriche, quel vortice si verificherà ad ogni kill. Vuol dire che non dovrete nemmeno più centrare i nemici alla testa per creare quell'esplosione. Ora, chiaramente sarebbe comunque meglio sparare alla testa dei vostri nemici perché vi aumenterà i danni. Parlando di danni, tuttavia, se andate nell'artefatto stagionale della stagione 15, troverete anche la mod decostruzione parti cellulare. Con quella mod non solo potrete chiamare i vostri amici che si trovano all'estero, ma aumenterà anche i danni di tutti i fucili a fusione di molto dopo ogni colpo. In poche parole, con pochi colpi in testa Lorenz riuscirà a sciogliere anche i boss. Se riuscite poi a crearci una build intorno, anche meglio. Noi magari lo faremo in un prossimo video. Comunque sia, per concludere la recensione vi dirò ancora il mio parere sull'arma. In PvE? Beh, se avete la mira, in PvE Lorenz è proprio un mostro. È molto utile, può stordire i campioni inarrestabili, se usato bene fa più danni di molte armi pesanti e scioglie i boss e i nemici normali con grande facilità. Oltre a questo, se uno non ha problemi di mira, ci mette anche un bel po' a finire le munizioni. In PvP? Beh, sempre se avete la mira riuscirete a centrare il bersaglio in testa, Lorenz one shot a tutti. Seriamente, li fa a pezzi l'intera squadra nemica se sono abbastanza vicini. Tuttavia lì di munizione non ne avrete in abbondanza, quindi dovrete centrare ogni colpo o lo slot esotico sarà sprecato. In azzardo invece, non credo che qualcuno giochi ad azzardo, ma suppongo che con la mira giusta possa essere molto utile contro i boss e gli invasori. Infine, come avrete capito, per usare quest'arma al meglio ci vuole una buona mira. Tuttavia questo non vuol dire che sia un'arma scarsa, tutto il contrario. Se riuscite a farla funzionare vi ritroverete con una delle migliori armi esotiche che potete avere al momento. Semplicemente credo che per via del fatto che bisogna avere una buona mira, quest'arma non faccia per tutti. Se siete bravi usatela pure, vi divertirete un sacco. Tuttavia se non siete molto esperti è meglio usare un'altra arma esotica come il gruzzolo arido o il xenofagiolo o roba simile. Comunque sia ragazzi, questa era la mia recensione.
Spero vi sia piaciuta e se sì, considerate lasciare un like, mi aiuterebbe a creare altri video e lo apprezzerei veramente molto. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi futuri contenuti su Destiny e noi ci vedremo in un prossimo video. Questo era tutto per oggi, saluti dal vostro Eporion.